Allora, buongiorno a tutti e ben ritrovati per questa nuova puntata di Diretta Mercati su una novità rilevante nel panorama dei prodotti finanziari. Il titolo del webinar di oggi è Investire con l'AI, attenzione, non nell'AI, ma con l'AI, quindi con l'intelligenza artificiale nella top 10 del mercato azionario europeo. Avremo diversi ospiti, avremo con noi Marco Medici, che è Head of Public Distribution Italy per quanto riguarda l'attività di emissione di certificati di Unicredit Bank, e anche Luigi Conti, che è Executive Director di Axion AI, che è il nostro partner tecnologico che ci supporta nelle scelte di stock picking, utilizzando appunto modelli avanzati, quantitativi di machine learning, appunto che si basano sull'intelligenza artificiale. Come sempre lasciamo 30 secondi di pausa per dare modo a tutti di collegarsi e poi partiamo. A fra poco. Eccoci rientrati in diretta. Per chi si fosse collegato in questo momento, oggi parliamo di investire con l'intelligenza artificiale attraverso un certificato emesso da Unicredit. Tra pochissimo ve ne spiegheremo le caratteristiche. Sostanzialmente abbiamo voluto dare l'accesso a tutti gli investitori a una tecnologia di investimento che sfrutta anche la potenza di calcolo dell'intelligenza artificiale per investire nel mercato azionario europeo, nei titoli più liquidi quotati nelle borse europee. Normalmente questo tipo di strategie sono appannaggio di grandi investitori, degli hedge fund, comunque di investitori istituzionali debitamente strutturati. Attraverso questo certificato si può accedere appunto a queste tecnologie anche con uno strumento molto semplice, liquido e quotato in borsa. Prima di addentrarci nelle caratteristiche del prodotto, vorrei introdurre i nostri ospiti. Innanzitutto Marco Medici, che saluto e ringrazio, Head of Public Distribution in Italy. Buongiorno Marco di Unicredit, buongiorno Marco e ben ritrovato. Buongiorno Matteo, buongiorno a tutti gli ospiti che ci stanno ascoltando. E Luigi Conti, Executive Director del nostro partner tecnologico Axion AI. Benvenuto Luigi. Grazie, buongiorno Matteo, Marco e buongiorno a tutti. Allora, il progetto è partito circa 8 mesi fa con un'intensa collaborazione tra Comea, Axion e Unicredit. La prima cosa è stata quella di costruire un indice, diciamo, attivo, quindi che ha anche degli elementi, come dire, discrezionali nella sua costruzione. Abbiamo scelto il mercato azionario europeo perché è quello su cui Axion AI, non è l'unico, è quello su cui Axion AI ha un track record rilevante e affidabile, e abbiamo pensato di popolare l'indice con i 10 migliori titoli ritenuti ovviamente da noi tali, equipesati, quindi togliendo anche quello che è il bias di capitalizzazione. E la novità estremamente rilevante della costruzione di questo indice, che viene ribilanciato settimanalmente utilizzando anche degli avanzati modelli quantitativi che ci fornisce Axion AI, che chiaramente si basano su modelli di machine learning, quindi di tutto ciò che afferisce a questo termine che ha fatto irruzione nelle nostre vite circa 2 anni fa, cioè l'intelligenza artificiale o AI.
Prego la regia di far vedere anche un bellissimo articolo che è uscito su Milano Finanza qualche giorno dopo la quotazione che è venuta lo scorso 1° luglio. Ecco, vedete un certificato che sfrutta la AI, poi dopo lo lasciamo in PDF nei commenti, chi vuole se lo può leggere, può approfondire qua. Ma volevo andare da Marco Medici per chiedergli a questo punto il nome del certificato, le caratteristiche, come si muove l'indice e tutto ciò che c'è da sapere su questo prodotto. Assolutamente. Allora, grazie mille Matteo per l'introduzione. Allora, come dicevi giustamente, questo è un progetto che è partito vari mesi fa e noi come Unicredit siamo molto contenti di aver portato questa nuova tipologia di certificati. Perché dico nuova? Perché stiamo parlando, per quanto riguarda Unicredit in Italia, del primo certificato cosiddetto AMC. AMC cosa vuol dire? Vuol dire Actively Managed Certificate, vuol dire certificato a gestione attiva, ed è la prima volta che come Unicredit in Italia portiamo un payoff del genere e lo quotiamo su Borsa Italiana. Non è un payoff particolarmente inedito in Europa, perché questa è una tipologia di prodotti che vanno moltissimo in paesi che sono, possiamo dire così, finanziariamente un pochino più evoluti dell'Italia. Pensiamo alla Svizzera, pensiamo alla Germania. Ecco che questa è una tipologia di strumento che viene molto utilizzata da investitori magari un pochino più evoluti, come tra l'altro viene scritto anche nell'articolo di Milano Finanza che hai fatto vedere. Quindi ecco, siamo molto contenti perché siamo riusciti a portare questa innovazione di prodotto con due partner d'eccezione come voi, come Akomeai, come Axion AI, anche sul mercato di borsa italiana. Se andiamo al prodotto, appunto possiamo anche parlare brevemente delle caratteristiche. Parliamo di un benchmark open-end su Akomea AI Europe Top 10 Large Cap Index. Quindi ecco, ha un nome complicato che però in verità è molto esplicativo. Chiedo alla regia se possono far vedere la nostra pagina del sito, quindi possiamo proprio vedere. Ecco qui. Questo è il nostro sito, che è investimenti.unicredit.it, e quindi raggiungibile da un qualsiasi browser e da un qualsiasi device. Troviamo anche il codice ISIN sulla sinistra, alla fine del nome. Possiamo vedere Domodossola Empoli 000, Hotel Domodossola 6, QG69. Ecco, ora io non mi aspetto che lo impariate a memoria, però un consiglio che posso darvi è nel nostro sito investimenti.unicredit.it, poi naturalmente ci saranno i link nella descrizione della puntata, c'è una piccola lente di ingrandimento in alto con scritto ricerca. Ecco, se voi schiacciate su ricerca e scrivete Akomea, quindi il nome della società partner con cui abbiamo realizzato questo prodotto, troverete subito il risultato e quindi potete arrivare senza dovervi necessariamente ricordarvi il codice ISIN. Ecco, parliamo di un benchmark, quindi parliamo di un benchmark e parliamo di un benchmark open-end. Queste sono due caratteristiche secondo me fondamentali perché vanno a distinguere quella che è l'innovazione rispetto al mondo dei certificati, un po' come li conosciamo, un po' come li conosce l'investitore, diciamo così, medio in Italia, no? Tendenzialmente il certificato è una struttura che permette di prendere una posizione asimmetrica su un indice, su un'azione o su un gruppo di azioni e in un tempo predefinito, 2, 3, 4 anni. Ecco, in questo caso dobbiamo dimenticarci quello a cui eravamo abituati e pensare che questo certificato è un certificato benchmark. Benchmark vuol dire che è un certificato che replica linearmente, uno a uno, adesso dico una cosa impropria, però come fosse un ETF, ecco. Quindi replica un indice sottostante. Open-end è abbastanza facile da spiegare, ecco. A differenza dei prodotti che prevedono una scadenza, questo certificato non prevede una scadenza. Questo è tendenzialmente quello che ci chiedono gli investitori nel momento in cui vanno a inserire un certo tipo di strategia nel proprio portafoglio, quindi vanno a mettere un layer ulteriore nel proprio portafoglio. Perché? Perché tendenzialmente se io vado a inserire una nuova strategia nel mio portafoglio,
non voglio essere limitato da un'eventuale scadenza. Perché? Perché quando scade poi devo andare a trovare un altro prodotto simile, devo fare nuove ricerche. Ecco, in questo caso l'investitore è libero di scegliere quando inserire questa strategia nel proprio portafoglio e quando eventualmente toglierla, perché ha cambiato view di mercato, insomma, per tutte una serie di ragioni che può avere. Ecco, è libero perché è un prodotto che non prevede una scadenza. Non prevede una scadenza, quindi io posso disinvestire. Ed ecco che possiamo vedere sulla sinistra il prezzo in denaro e il prezzo in lettera. Ecco, una caratteristica comune a tutti i certificati listati sugli MTF di Borsa Italiana è il fatto che è presente sempre in maniera continuativa negli orari di borsa aperta la possibilità di acquistarlo e la possibilità di venderlo. In questo caso questo screenshot è stato fatto insomma, qualche ora fa, un'oretta fa. Possiamo vedere che un'oretta fa, quindi poco dopo che il mercato aveva aperto, si comprava, quindi abbiamo una lettera a 960,91 euro e un denaro, quindi un bid, a 951,30. Quindi ecco, possiamo vedere come anche ci sia una facilità di entrata e una facilità di uscita. Cioè, se io entrassi adesso, lo comprassi adesso e volessi poi venderlo, pagherei uno spread, quindi il costo che vado a pagare è un costo di 10 euro, quindi dell'1%, che è la differenza quindi tra denaro e lettera. Quindi ecco, quando diciamo che è un prodotto che permette di non avere una scadenza, quindi di scegliere quanto vogliamo tenerlo, teniamo anche in considerazione la facilità, quindi ecco, la possibilità di liquidarlo in un qualsiasi momento di borsa aperta, quindi dal lunedì al venerdì, dalle 9 di mattina alle 5:30 di pomeriggio. Bene, ti faccio una domanda, Marco. Chiaramente, dalle parole che dici, dalle caratteristiche che hai enunciato in maniera molto chiara, questo è un prodotto che va bene sia per un pubblico retail, ma anche potrebbe essere attrattivo per un investitore istituzionale. Riguardo al pricing, cioè le commissioni, mi pare che la Assolutamente. scelta sia andata in quella direzione. Assolutamente sì. Se andiamo a guardare il pricing, che naturalmente è tutto indicato nella documentazione che si trova sempre a questa pagina del sito, se andiamo a vedere la slide 2 o la slide 3 dovrebbe la slide 3, quindi perfetto. No, la slide forse 2 allora in questo caso, possiamo vederlo. Ecco, praticamente sotto mercati c'è la documentazione. A livello di pricing c'è un costo annuale, quindi un running cost che è pari a 73 bips l'anno. Cosa vuol dire? Vuol dire lo 0,73% di costo annuale. Cosa vuol dire? Che io vado a pagare 73 bips nel momento in cui lo compro? No, vuol dire che io pago a seconda di quanto lo tenga in portafoglio. Quindi se lo terrò in portafoglio per un anno intero, naturalmente pagherò quel costo, 73 bips. Nel momento in cui lo dovessi tenere meno di un anno, naturalmente vado a pagare meno. Se lo dovessi tenere di più, lo vado a pagare di più. Quindi quello che tu dici, Matteo, è assolutamente corretto. Questo è un prodotto che quota ad un prezzo di base 1.000 euro, quindi il valore nominale è 1.000 euro, ed è quindi accessibile ad una clientela anche retail, come tutti i certificati che sono quotati da noi. Noi abbiamo oltre 6.000 prodotti sui mercati di borsa italiana, ma anche per una clientela istituzionale. Tra l'altro, quello che abbiamo visto anche con te, Matteo, è che sono arrivati molti trade abbastanza, possiamo chiamarli così, rotondi, abbastanza grossi. Perché? Perché probabilmente è un prodotto, anzi senza probabilmente, che permette di accedere ad una strategia che utilizza l'intelligenza artificiale. Come dicevi tu prima, non permette di investire nell'intelligenza artificiale, permette di investire tramite l'intelligenza artificiale. Ecco, si parla tanto di intelligenza artificiale in quest'ultimo anno, direi, però ecco, nel momento in cui bisogna andare ad utilizzarla per delle strategie di investimento ci si perde un po'. Ecco, questo è un prodotto che permette di investire in una strategia che utilizza l'intelligenza artificiale. Poi andremo a vedere anche appunto con Luigi come effettivamente viene utilizzata l'intelligenza artificiale,
e tramite un prodotto che è uno liquido, perché è un prodotto quotato sul mercato, quindi si può uscire in un momento appunto quando si vuole, e ha un costo che è paragonabile a un ETF a gestione attiva, potremmo dire, perché parliamo di un costo che è minore dell'1% annuo. Certo, allora visto che hai usato la parola magica, cioè intelligenza artificiale, a questo punto vorrei chiamare innanzitutto in causa Luigi Conti, Executive Director di Axion AI, e chiedergli sostanzialmente in che cosa si sostanzia l'utilizzo dei modelli predittivi che sfruttano l'intelligenza artificiale per individuare dei rendimenti attesi sui titoli azionari. Poi, anche se ci fai un breve excursus su Axion AI, che è una PMI italiana, una fintech italiana di Modena, città famosa, diciamo, per i motori e per altre cose, anche gustose, ma che in realtà è la Valley dell'intelligenza artificiale, forse anche a livello europeo. Sì, grazie molte a Matteo, e faccio quindi un passo indietro molto velocemente parlando di Axion AI, in modo che abbiamo tutti un'idea di chi c'è dietro questa parte di calcoli. Società piuttosto giovane, nasce nel 2017 a Modena. Modena famosa per automotive e in una parte dei suoi distretti per le piastrelle, che durante gli anni 80, inizio anni 90, chiesero all'università locale dei sistemi di riconoscimento di parti fallate nella produzione. Questo è aneddotico, ma nello stesso tempo interessante, perché l'università cominciò a lavorare sulla image recognition, che è la prima parte, il primo passo dell'intelligenza artificiale. Quindi da lì nacque una fortissima base di studi, di competenze e un eccellente pool di formazione di persone nel settore dell'intelligenza artificiale. Su questo e sulla passione per la finanza dei fondatori ha fatto leva Axion quando è stata fondata, e da lì in avanti Axion ha cominciato a rappresentare uno dei casi più particolari di fintech italiana, tant'è che alla fine quest'anno abbiamo avuto tra gli investitori anche dei fondi statunitensi. Comunque, al di là di Axion vera e propria, come facciamo e che cosa provvediamo, rilasciamo verso i gestori di A come A per aiutarli a scegliere i titoli, in questo caso del basket, tra i titoli europei più capitalizzati e più liquidi. Vediamo questo come un indice. Per allenare un indice, il motore di Axion utilizza circa diciamo tra i 50 e i 100 modelli. Per allenare un modello utilizza circa 6 milioni di dati, quindi questo per dare una immagine di quello che viene fatto per ogni singolo indice, ogni singolo modello che viene rilasciato da Axion. Quindi le macchine di intelligenza artificiale di Axion macinano, digeriscono questa grande mole di dati, e i dati sono quelli che molto spesso tutti noi troviamo nelle nostre piattaforme. I più grandi nomi di fornitori di dati sono quelli che interpelliamo noi, solo che ne trattiamo una quantità inimmaginabile, e lo facciamo in volumi e con estensioni molto profonde. Ogni indice, tra l'altro, poi viene riallenato in media una volta ogni 3 mesi, questo per incorporare novità piuttosto che per migliorarlo o perfezionarlo in alcuni aspetti. E questo fa sì che i motori di Axion alla fine generino attualmente, quotidianamente, 15.000 segnali predittivi, cioè noi cerchiamo di dare una previsione con un range temporale, un orizzonte temporale che può arrivare fino a 6 mesi di determinati basket, universi investibili.
Le previsioni si basano su ranking relativi, quindi classificazioni relative, ovvero all'interno di un determinato universo investibile, quotidianamente o con frequenze differenti rispetto a quello che può essere necessario da parte di chi li riceve, diciamo quali sono le probabilità che alcune delle securities all'interno di questo universo investibile performino meglio delle altre, e ovviamente probabilità di altre che performino peggio. A quel punto, con queste indicazioni, sta, in questo caso, ai gestori di Comea decidere come implementarle nella propria strategia. Certo, grazie mille Luigi. Infatti, diciamo, l'utilità più apprezzabile di uno strumento di intelligenza artificiale non è tanto quello di sostituirsi al gestore umano, ma è quello di fornirgli in breve tempo una potenza di calcolo che altri strumenti quantitativi naturalmente non possono fornirgli, e quindi di rafforzare il momento della scelta del gestore umano. Ho sintetizzato forse in maniera troppo semplice, ma questa è la sostanza. Volevo far vedere anche un'altra cosa, richiamando Marco Medici, visto che alla fine il sottostante del certificato è un, diciamo, indice, chiamiamolo attivo, che Unicredit pubblica anche tutti i giorni la composizione dell'indice con i pesi. Chiaramente il peso iniziale sono equipesati, poi durante la settimana, visto che il ribilanciamento del portafoglio, i nuovi ingressi o i titoli che vengono tolti, eliminati dall'indice è appunto su base settimanale, Unicredit riporta naturalmente la composizione dell'indice. Se abbiamo una schermata per far vedere questo è interessante. Sì, abbiamo una schermata, se chiediamo alla regia se può farla vedere, dovrebbe essere la slide 4, credo. Eccola qui, perfetto. Questa è una pagina a cui si può arrivare sempre tramite il nostro sito, quindi un sito pubblico che viene aggiornata in tempo reale. Ecco, noi come Unicredit siamo index sponsor di questo indice, oltre che emittenti del prodotto, i liquidity provider, quindi quelli che danno effettivamente poi liquidità alle operazioni di acquisto e di rivendita. Praticamente come arrivare a questa pagina? Molto semplice, secondo me questa pagina è molto interessante, per quello ho voluto proprio farla vedere. Questa pagina è molto importante per il motivo che ti va a dare un'indicazione, ti va a dare trasparenza su quello che è il nome su quello che è l'indice stesso. Vediamo in alto nella pagina, vediamo il nome dell'indice, quindi un nome complicato e lungo, AI Europe Top 10 Large Cap Index. Ecco, poi in verità è molto semplice, come dicevi tu Matteo, abbiamo 10 società a appunto grande capitalizzazione europee e AI. Quindi AI cosa vuol dire? L'abbiamo detto, che vengono scelte utilizzando anche l'intelligenza artificiale, come ci spiegava anche Luigi. Ecco, dalla pagina del prodotto che abbiamo fatto vedere prima, andando su sottostante, arriviamo su questa pagina. Ecco, questa pagina ti va a dire effettivamente, va a dire agli investitori, va a dire ai clienti effettivamente che cosa contiene l'indice in quel momento. Abbiamo il prezzo di riferimento, abbiamo la variazione, abbiamo l'orario di quotazione, abbiamo l'andamento dell'indice. Se andiamo alla slide successiva, possiamo vedere, eccola qui, perfetto, vediamo che c'è il codice ISIN del prodotto, abbiamo la possibilità di scaricare la index description dal link sulla destra, e poi sotto, ecco, forse la cosa più importante, abbiamo la composizione, quindi queste 10 società. Per esempio, vediamo che in questo momento abbiamo Allianz, ASML, Deutsche Börse, Hermes, Mercedes, Munich Re, Safran, Siemens, Unicredit stessa e Wolters Kluwer. Ecco, questa non è una composizione statica, come dicevi Matteo, giustamente, su base settimanale viene rivista, quindi ecco, un investitore che è interessato a investire su questo prodotto ha la possibilità su base settimanale di tornare su questa pagina e di andare a verificare effettivamente quelli che sono quelli che sono i componenti dell'indice su cui ha investito.
Ecco, questo secondo me in un'ottica di trasparenza è un qualcosa di veramente importante, perché va veramente a far capire agli investitori effettivamente, uno, quali sono le componenti che sono state scelte dal gestore supportato dall'utilizzo dell'intelligenza artificiale e conseguentemente su cosa sta investendo. Perché ha comprato un prodotto che è un benchmark, ripetiamolo, one to one, quindi replica fedelmente l'andamento del benchmark. Che cosa contiene appunto benchmark su un indice? Che cosa contiene l'indice? L'indice contiene 10 società. Queste società cambiano su base dinamica, gestione attiva, come abbiamo detto più volte. Quali sono? Possiamo vederle sempre aggiornate sul nostro sito in maniera automatica. Secondo me questo, ecco, è molto importante, perché proprio va a far capire all'investitore su cosa sta investendo. Certamente. Marco, è arrivata una domanda: com'è trattato fiscalmente un AMC, questo prodotto? Un MC è trattato fiscalmente come tutti i certificati. E come sono trattati i certificati da un punto di vista fiscale? Ecco, questo forse è una cosa che avrei dovuto dire all'inizio, perché è una delle caratteristiche principali. I guadagni che possono venire generati dall'investimento in certificati, quindi anche da questo AMC, sono considerati redditi diversi, d'accordo? Quindi, ripetiamo, perché è importante dire che sono redditi diversi? Perché permettono di compensare le minusvalenze pregresse che eventualmente si hanno in portafoglio. Ecco, questa è una caratteristica fondamentale, perché pone questo strumento, e lo strumento dei certificati in generale, su un altro livello rispetto ad altri strumenti, come per esempio, li abbiamo nominati prima, ETF. Un ETF naturalmente ha il capitale appunto separato e non permette di compensare le minusvalenze con gli eventuali guadagni che si hanno appunto dall'investimento in ETF. Con il certificato, invece, gli eventuali guadagni che arrivano, quindi lo compro oggi a 960, lo rivendo fra un anno vendendolo al prezzo del bid, quindi spread 10 euro, 1%, ho eventualmente un guadagno. Ecco, quel guadagno mi va a compensare le minusvalenze pregresse e non ancora scadute. Quindi appunto ricordiamo 4 anni di minusvalenze. Se non le facciamo, se abbiamo un appunto reddito diverso prima della scadenza delle minusvalenze, non andiamo a pagare la tassazione sulla plusvalenza, perché mi va a compensare nel mio zenetto fiscale le minusvalenze pregresse. Quindi questo è assolutamente importante, assolutamente una caratteristica di questo prodotto che sicuramente lo rende interessante. Molto bene. Poi arrivata anche una domanda. Allora, il certificato è full invested, è long only, quindi non fa dentro fuori dal mercato, assolutamente. L'obiettivo del certificato è appunto dare accesso a tutti gli investitori ad una metodologia quantitativa evoluta fino a ieri, appannaggio soltanto di grandi investitori. E la cosa poi importante da dire è che l'obiettivo è quello di dare una correlazione molto alta all'andamento diciamo, di un indice a larga capitalizzazione, come potrebbe essere il Dow Jones Eurostock 50, offrendo naturalmente allo stesso tempo una possibilità di overperformare, quindi di creare alfa. Quindi due componenti: alta correlazione con un mercato, con un indice azionario europeo molto liquido, e dall'altra quello di offrire un'alfa. La possibilità di avere un'alfa. Ah sì, certo. Assolutamente, assolutamente. Altra domanda, dice: ma c'è protezione del downside? Non c'è protezione del downside, proprio perché è un benchmark è quello. Però si può combinare, si possono creare delle strategie molto semplici che possono in qualche maniera ricalcare, tra virgolette, l'idea del capitale protetto. Abbiamo una slide abbastanza semplice, chiedo alla regia di mandarla. I numeri si vedono abbastanza, comunque ve la racconto. Chiaramente è possibile combinare il certificato con un bond, diciamo, ritenuto safe, per esempio un BTP a 3 anni,
Oggi il BTP a 3 anni ha uno yield to maturity del 3% all'anno, quindi diciamo investendo 100 si può, 100 di nominale, diciamo l'investito reale è 91, ok? Al tempo T con 0, i restanti 9 per arrivare a 100 si mettono nel certificato, e in questa maniera a 3 anni, alla scadenza dei 3 anni, si ha a tutti gli effetti una combinazione che offre un capitale protetto e che ha delle caratteristiche molto molto interessanti. La prima è che anche se finisse, come dire, il certificato andasse a 0, cosa naturalmente che è assolutamente poco probabile, i 100 euro iniziali, chiamiamolo così, sarebbero, tra virgolette, garantiti dal rimborso del BTP a 3 anni. Ovviamente poi questo esempio può essere fatto col BTP a 5 anni, col BTP a 10 anni, su tutte le scadenze. La cosa interessante invece è vedere come si comporta la totalità del capitale investito, quindi BTP più certificato, in vari scenari di rendimento del certificato a 3 anni, a 5, a 10. Qui ragioniamo a 3 anni. Beh, se soltanto il certificato rimane a prezzo invariato dopo i 3 anni, si ottiene banalmente circa lo yield to maturity del BTP a 3 anni. Ma se il certificato dovesse avere una rivalutazione in 3 anni del 25, del 50%, cosa che naturalmente è nei numeri, è nella natura dei mercati azionari, allora il rendimento medio annuo a scadenza può discostarsi anche sensibilmente da quello offerto semplicemente da un BTP a 3 anni. Ad esempio, se il certificato dopo 3 anni avesse una rivalutazione, che ne so, del 50%, bene, questa combinazione tra BTP e certificato porterebbe a un rendimento medio annuo del 4,3 contro il 3% del solo BTP, e poi a salire, quindi se raddoppiasse si andrebbe al 5-7 annuo, eccetera, eccetera, eccetera. Questa è un'idea ovviamente estremamente semplice, facilmente realizzabile anche da un investitore retail, e che può offrire naturalmente certamente un upside più limitato rispetto a non avere la protezione, ma che comunque è interessante anche per quegli investitori che potrebbero necessitare di avere appunto tra virgolette, la certezza di rientrare della somma nominale investita tra i 5 e i 10 anni. Direi che il tempo a nostra disposizione sta scorrendo molto velocemente, quindi richiamerei anche Luigi. Eccolo qua. Naturalmente, Matteo, scusami, forse posso sì, dire una cosa che non ho detto. Nel nostro sito, allora, per chi non avesse ben capito magari quello che ho spiegato, per chi avesse ancora dubbi, nel nostro sito in basso, il sito investimenti.unicredit.it, in basso trovate un numero verde e un indirizzo mail. Ecco, rispondo io con un altro paio di colleghi, quindi siamo un piccolo team. Quindi qualsiasi dubbio, qualsiasi informazione, non avete capito un passaggio di quello che ho parlato, chiamate quel numero verde e oggi pomeriggio stesso parlerò io con voi, risponderò io con voi. Quindi qualsiasi dubbio, informazione sul prodotto, ecco, siamo a vostra disposizione per chiarire dubbi e rispondere a eventuali domande. Benissimo Marco, un'altra domanda, dice: ma effettivamente dove lo compro il certificato? Come faccio a comprarlo? Effettivamente come lo compro? Assolutamente. Allora, effettivamente come si fa? Effettivamente c'è un codice ISIN. Abbiamo fatto, se possiamo tornare nella prima slide che abbiamo fatto vedere all'inizio. Ancora sì, eccola qui, perfetto. In alto a destra vediamo che c'è un codice ISIN, no? È quello che troviamo nel nostro sito. Per comprare il prodotto basta copiare il codice ISIN, entrare nel proprio home banking, quindi nel nostro conto titoli, il conto attraverso il quale si comprano azioni, obbligazioni, ETF, e inserire il codice ISIN. Ecco, una volta che inseriremo il codice ISIN e schiacciamo su invia, e a seconda poi del conto titoli e dell'intermediario che abbiamo, arriveremo al book, quindi un book che mostrerà sia lettera che denaro,
come potrebbe essere il book di un titolo azionario, appunto di un'obbligazione, di un ETF. E non preoccupatevi, questa è una cosa che molti mi chiedono: ma il book vedo che ci sono pochi livelli, spesso c'è solo un livello nel book e gli investitori si preoccupano, forse non è molto liquido. No, ecco, è normale. Il livello che viene mostrato, il primo livello è Unicredit, quindi siamo noi che siamo il liquidity provider. In questo momento, se andate, vedete che sto aggiornando i prezzi adesso, lo potete comprare a 962,79 €, e quindi è un pochino risalito, e venderlo a 953. Ecco, voi dovete andare ad inserire il prezzo a cui volete acquistarlo. Naturalmente, se volete acquistarlo immediatamente, basterà inserire il prezzo che corrisponde al prezzo lettera, quindi 962 e rotti, quello che dicevo adesso, e la transazione avverrà in automatico. Potete farlo come dicevo prima, dalle 9 di mattina alle 5:30 di pomeriggio, del lunedì al venerdì. Perché non ci sono tanti livelli nel book? Perché, ecco, parliamo di un MTF, quindi di un mercato, diciamo impropriamente così, di borsa italiana, e il EuroTLX. Parliamo di EuroTLX, che è di borsa italiana, segmento CertX, che è il segmento dei certificati, ed è possibile concludere le transazioni con l'intermediario. Quindi, ecco, nel momento in cui voi vedete l'intermediario, Unicredit, liquidity provider, noi siamo appunto liquidity provider, abbiamo un obbligo di legge per regolamento di borsa di rimanere sempre sul book e di mostrare sempre il denaro e di mostrare la lettera. Ecco, poi per la lettera ci sono dei casi in cui è possibile non farlo, però ecco, voi sapete che Unicredit è presente sul book. Non dovesse esserci, per dei motivi tecnici, problematiche, eccetera, chiamate numero verde, nel giro di un minuto torniamo. Però ecco, probabilmente non succederà, perché ecco, siamo abbastanza costanti. Molto bene, molto chiaro Marco, grazie mille. Allora, siamo veramente arrivati alla fine del nostro webinar, abbiamo esaurito il tempo a disposizione. Ringrazio i nostri ospiti: Luigi Conti, Executive Director di Axion AI, il nostro partner tecnologico sull'intelligenza artificiale; Marco Medici, Head of Distribution Retail Italy di Unicredit per quanto riguarda i certificati. Se avete domande, ovviamente Marco Medici di Unicredit è a vostra disposizione. Ancora grazie a tutti per averci seguito e ci diamo appuntamento a metà settembre. Volentieri. Per vedere come va il certificato. Assolutamente. Volentieri. Grazie mille a tutti. Allora, se avete domande, grazie a tutti, buona giornata. contattateci. Buona giornata. Di nuovo.